Ciao! Dopo più di un anno dall'ultima lezione, che è stata la 9, a grande richiesta riprendo questo mini corso di elettronica per molto principianti, quindi adatta a chi è digiuno di elettronica. In questa lezione vedremo i condensatori. Ci siamo lasciati con la lezione 9 dove abbiamo visto le resistenze e in questa lezione inizieremo a parlare di condensatori. Che cos'è condensatore? Preso da Wikipedia mi dice: il condensatore è un componente elettrico capace di accumulare carica elettrica e quindi accumulare l'energia elettrostatica associata al campo elettrico risultante. È formato da due conduttori detti armature separati da un materiale isolante chiamato dielettrico. Andiamo a vedere cosa vuol dire tutto ciò. Il condensatore è un componente elettrico chiamato passivo. I componenti attivi sono i transistor e i componenti che riescono a fare azioni, di amplificazione, di logica e così via. I componenti passivi sono le resistenze, induttanze e condensatori, principalmente. Qui vediamo come sono fatti i condensatori, che poi vedremo nel dettaglio. Abbiamo visto nella lezione precedente che il simbolo della resistenza è questo. Perché è così? Perché ci indica anche come è fatta la resistenza, quindi è un qualcosa che oppone resistenza al passaggio della corrente. Il simbolo del condensatore invece è così, perché anche nella realtà il condensatore può essere fatto in questo modo. Per fare un condensatore possiamo prendere due piastre, quindi una piastra di metallo e un'altra piastra di metallo, le avviciniamo, le affianchiamo, queste due qui le avviciniamo, ci colleghiamo due fili e abbiamo fatto il condensatore. Questo è un condensatore. Visto davanti abbiamo una piastra, la seconda piastra e i due fili. Queste due piastre si chiamano armature e quello che c'è in mezzo è il dielettrico. Il dielettrico può essere aria o può essere un materiale isolante. Nel caso di tutti questi condensatori che vedi, in mezzo c'è un materiale isolante. I condensatori ad aria, non so se li hai mai visti dentro nelle radio vecchie, c'erano condensatori variabili ad aria che permettevano di cambiare la sintonia della radio. I condensatori tipo questi ceramici sono formati da più armature fatte così, incastrate tra loro in questo modo, con un dielettrico, quindi questi spazi qui sono riempiti di materiale ceramico, quindi tutto pieno, così, e vengono tirati fuori sui bordi qua le connessioni che sono queste qui e dentro qui abbiamo appunto le due armature. Come fa a caricarsi il condensatore? Il condensatore può essere paragonato a una batteria. La batteria però ha un'energia propria. Il condensatore lo dobbiamo caricare e rimane carico non all'infinito. Se io prendo un condensatore, ci applico la mia batteria, cosa succede? Succede che gli elettroni che sono disposti sulle placche, ci saranno elettroni positivi e negativi di uguale quantità, sia di qui che di là. Ci sono i positivi, i negativi e negativi. Quando applichiamo una tensione, tutti gli elettroni positivi si spostano da una parte e tutti gli elettroni negativi dall'altra. Quindi applicando la batteria ci ritroveremo tutti gli elettroni positivi di qui, perché si spostano, tutti gli elettroni che ci sono positivi se ne vanno di qua e tutti gli elettroni negativi se ne vanno di qua. Quindi qui troveremo tutti gli elettroni negativi. Togliendo la batteria, quindi stacchiamo la batteria, se avessimo un condensatore ideale sulla carta, gli elettroni rimarrebbero tutti spostati come la batteria me li ha fatti spostare, e quindi qui, se la batteria è 1,5 volt, qui teoricamente dovremmo misurare 1,5 volt. Però i condensatori hanno un fattore di perdita, quindi pian pianino gli elettroni, a causa dell'aria, umidità o cose varie, gli elettroni iniziano a spostarsi, quindi magari si sposta un elettrone, va di là, un altro elettrone, pian pianino va di là, e quindi questa tensione qui col passare del tempo scende, quindi diventa 1,4, 1,3, 1,2, fino, dopo giorni magari, a trovarci una tensione di 0 volt. Quindi il condensatore è un qualcosa che immagazzina energia elettrica. Dopo ci sono i condensatori elettrolitici, che sono questi, che hanno una capacità molto alta, che sono in grado di
immagazzinarne molta di più rispetto magari a un condensatore ceramico tipo questo. L'unità di misura dei condensatori, qui diciamo la grandezza, si misura in farad con la F maiuscola. Il farad è un'unità molto grande, normalmente si usano i soltomultipli. I soltomultipli sono millifarad, microfarad, nanofarad e picofarad. Quindi millifarad sono 0,001 farad, dobbiamo spostare la virgola di 3 posti, 1, 2 e 3. Qui dobbiamo spostarla di 6 posti, quindi 3, 3, ok. Qui di 9 posti e qui di 12 posti. Se non ho sbagliato, qui manca un 1, 3, 6, 9 e 12. Quindi un picofarad, un nanofarad, un microfarad, un millifarad. I condensatori elettrolitici, che sono questi, anche questi qua o questi, di solito si misurano in microfarad. Invece i condensatori ceramici, tipo questi o poliester, si misurano in nanofarad o in picofarad. Cosa succede quando colleghiamo il condensatore in un circuito? Facciamo un esempio, prendiamo la nostra solita batteria da 1,5 volt e prendiamo un condensatore, lo colleghiamo così. È un condensatore elettrolitico, quindi è polarizzato. I condensatori elettrolitici hanno sempre un più e un meno per come sono costruiti, quindi di qua c'è il più e non bisogna invertirli, se no si danneggiano, addirittura possono esplodere. Prendiamo un condensatore molto grosso di capacità, quindi 10.000 microfarad, e cosa succede nell'istante in cui lo andiamo a alimentare? Facciamo un piccolo grafico giusto per capire. Qui mettiamo la tensione e qui il tempo. La tensione salirà velocissimamente all'inizio e poi pian pianino arriverà al valore massimo. Il tempo che c'è qui all'inizio si chiama costante di tempo, però adesso non ci interessano tutte queste cose. Questa è la tensione massima, quindi 1,5 volt, e la corrente, quindi la corrente che circola su questi conduttori, mettiamo la corrente e qui abbiamo visto la tensione, qui c'è sempre il tempo. La corrente sarà massima nell'istante 0 e la curva sarà opposta a quella della tensione, quindi avrà un andamento anche lei così. Quindi cosa succede nell'istante 0? Che per la batteria il condensatore diventa un cortocircuito, quindi bisogna tenere presente che i condensatori all'inizio hanno una forte corrente di carica. È chiaro che se abbiamo un condensatore molto grosso come questo la corrente è alta, ma se il condensatore è molto piccolo, quindi picofarad, la corrente sarà trascurabile, e quindi anche in questi casi bisogna tenerne conto, magari mettere una resistenza qui in serie per controllare la corrente di carica, per non danneggiare o il condensatore stesso a volte o quello che c'è a monte o addirittura i conduttori. Sui condensatori, oltre il valore di capacità, quindi quello che abbiamo visto fino adesso, c'è riportato un altro importante valore che è la V, che è la tensione di lavoro, che non bisogna mai superare pena il danneggiamento, specialmente condensatori molto grossi tipo gli elettrolitici, tipo questo. Se viene superata la tensione che c'è riportata, qui non si vede ma lo vediamo su questo, ad esempio 100 microfarad 25 volt, qui vediamo 16 volt su questo piccolino, e anche qui adesso è sul retro, non lo vediamo, c'è riportata la sottensione. I condensatori elettrolitici hanno poi questi preincisioni sul dietro, sono fatte apposta nel caso in cui si danneggiano all'interno o perché viene applicata tensione al contrario, perché hanno il più e il meno. Ve lo vediamo qui dove c'è questa striscia, c'è indicato il meno anche qui. Se invertiamo di polarità, questi pretagli qui sono fatti per evitare l'esplosione. Cosa succede? Si apre qua ed esce, diciamo, del fumo causato dall'elettrolita che va in ebollizione e evita l'esplosione. Però non è bello vedere un condensatore di questi alimentato al contrario, perché può essere comunque pericoloso alla persona. Quindi quando dobbiamo progettare un circuito dobbiamo sempre tenere presente la tensione di lavoro, anche quando ne andiamo a cambiare. Possiamo mettere una tensione più alta, quindi se troviamo un condensatore da 10.000 microfarad 16 volt ad esempio, possiamo sostituirlo benissimo con lo stesso valore con tensione più alta, 25, 50, 63, 100, questi sono tutti i valori standard. 100 volt, poi c'è 200, dipende, c'è anche 150 volt, 200 volt, 300 volt, 400, 450,
e dopo andiamo su condensatori un po' particolari. Invece come valori di capacità standard, stando sempre sugli elettrolitici, partiamo da, mettiamolo qui sotto, elettrolitici, abbiamo 1, 2,2, 3,3, 4,7, 5,6, 10, 22, questi sono i valori più comuni, 33, 47, 56, 100, 220, questi sono tutti in microfarad, valori in microfarad, 330, 470, 560, dove ci sono anche 800, qualcosa del genere, ma generalmente si passa già al 1000. 1000 dopo diventa 2002, 3300, 4700, poi si ripetono 5600 e 10.000 microfarad. Esistono poi i super capacitor, si chiamano super capacitor, che sono abbastanza recenti come tecnologia, o super cap in inglese, o super condensatori, che hanno valori di capacità espressi in farad. In genere sono condensatori con tensione molto bassa e ultimamente vengono usati anche per aiutare le batterie a fornire energia. Ad esempio vengono montati sui camper per aiutare la batteria allo spunto. Questo è giusto per informazione. Adesso tu mi dirai, ma a cosa servono questi condensatori? Le resistenze abbiamo visto che era semplice da capire. La resistenza si mette in serie ad un circuito, ad esempio qui ho la mia lampadina, qui ho il mio generatore, lo disegniamo così, e la resistenza mi crea una caduta di tensione per la mia lampadina, per il mio diodo LED ad esempio. Il condensatore in questi circuiti non si usa in altri circuiti assieme magari a una resistenza o a un'induttanza per fare altre cose. In linea di massima il condensatore messo in serie serve a bloccare la corrente continua. Se qui ho un generatore di frequenza, potrebbe essere un microfono ad esempio, e qui ho un preamplificatore e qui c'è anche l'alimentazione con una resistenza che alimenta la capsula microfonica. Il condensatore in questo caso viene usato per bloccare questa tensione qui, che magari abbiamo 5 volt, in maniera che non vada dall'altra parte e passi solo la frequenza audio. Quindi sul preamplificatore ci troviamo un segnale privo di tensione. Questo qui è un uso tipico di un condensatore, quindi disaccoppiare, si dice, il circuito per eliminare la continua da un circuito all'altro. Si usa invece in parallelo a un circuito per filtrare, quindi se ho un circuito integrato, lo disegno così, meno e qui è il più, si usa mettere il condensatore vicino al più e meno per filtrare l'alimentazione. Questo è un altro uso tipico. In genere sono condensatori da 100 nanofarad. Li vediamo su tutti gli schemi in parallelo a tutti i circuiti integrati. In genere si usano condensatori da circa 100 nanofarad. Altro uso tipico dei condensatori è nei raddrizzatori. Il raddrizzatore, fatto ad esempio con un ponte di diodi o anche con un diodo solo, quindi a mezza semionda, quindi con un diodo, poi queste cose magari le vedremo bene in una lezione specifica. Si mette il condensatore elettrolitico più, questo è meno, qui ho il mio trasformatore, qui ho la mia forma d'onda alternata, il diodo mi raddrizzerà solo la parte sopra, quindi avrò un'uscita pulsante senza condensatore. Col condensatore cosa succede? Che lui continua a caricarsi, scaricarsi, caricarsi e scaricarsi e mi chiude quella parte qui. È chiaro che a vuoto riuscirà a chiudere tutto. Se qui gli metto del carico avrò un andamento ondulatorio e questo qui si chiama ripple, però questo argomento lo vedremo in una lezione specifica. È giusto per dirti che il condensatore si usa anche nei circuiti raddrizzatori per filtrare la tensione. È usato anche in alta frequenza per fare circuiti risonanti, messo in serie con un'induttanza o in parallelo con un'induttanza. Anche questo sarà un argomento futuro. Si creano circuiti risonanti per bloccare o far passare una certa frequenza, quindi per bloccare diventa un filtro così oppure un filtro così, dipende. E anche questa campana qui dipende da quanti dB per ottava lui deve andare a tagliare. Sono tutti argomenti che vedremo più avanti. E per ultimo la serie
è il parallelo dei condensatori. Abbiamo visto che le resistenze messe in serie, il valore si somma. Se io qui ho 100 ohm, qui ho 100 ohm, il totale R1, R2, il totale era somma. La resistenza totale era uguale R1 più R2, che è uguale a 200 ohm. Questi sono ohm. I condensatori messi in serie non si sommano, la capacità si dimezza, in pratica è come se fosse il parallelo delle resistenze, e però la tensione si raddoppia, cioè ovvero se qui ho C1 e C2 facciamo la stessa roba, ho 100 microfarad, 100 microfarad, facciamo 10 volt, 10 volt, il risultato sarà quindi la C totale uguale 1 fratto C1 più 1 fratto C2. Sono le stesse formule della resistenza ma invertiti. Quindi questo qui farà 50 microfarad, qui si dimezza, e la tensione raddoppia. Quindi abbiamo a disposizione 20 volt. Mentre invece il parallelo, facciamo delle resistenze paragonato al condensatore, con gli stessi valori, anche qui valeva la formula 1 frattore 1 come questa, diventa 50 ohm. Qui si raddoppiava la potenza, quindi se questa qui è un watt e questo è un watt, avevamo a disposizione 2 watt. Qui non l'abbiamo visto, ma anche qui se questa è un watt e questa è un watt, il risultante sono 200 ohm, 2 watt. I condensatori in parallelo C1 e C2, che sono sempre da 100 microfarad, si raddoppia, quindi diventa C1 più C2 più C3, C totale uguale C1 più C2 più Cn, diciamo, e anche qui più 1 fratto Cn. Quindi qui diventano 200 microfarad e la tensione viene mantenuta. Se sono 10 volt rimangono 10 volt. Questo concetto è da capire, bisogna fissarselo in testa, che la tensione rimane uguale, invece facendo la serie la tensione aumenta. Se cerchi nella playlist dei miei video troverai questo vecchio video che avevo intitolato Condensatore spiegato in modo semplice. Faccio vedere lo smontaggio di un condensatore elettrolitico, quindi potrai vedere come è fatto l'interno, e poi più avanti faccio vedere alcune cose che abbiamo già visto in questa lezione, più magari altre cose un po' più tecniche, dove ho parlato anche della rettanza capacitiva dei condensatori. Ti invito a guardarlo per chiarire un po' i concetti sul condensatore. Quindi per il fatto che il condensatore può rimanere carico, bisogna fare molta attenzione quando si vanno a aprire i circuiti, specialmente gli alimentatori, che potremmo trovare condensatori elettrolitici collegati alla rete elettrica, quindi con tensioni molto alte, perché possiamo arrivare fino a 350 volt partendo da un 230 volt dalla rete. Potrebbero rimanere carichi e molto pericolosi. Attenzione a scaricarli facendo un cortocircuito, perché è pericolosa anche questa cosa, perché la scintilla potrebbe essere molto violenta, quindi bisogna usare o quegli appositi circuiti di scarica dei condensatori oppure utilizzare una resistenza, o meglio ancora una lampadina ad esempio a 230 volt di quella incandescenza di tipo vecchio possono essere molto utili per scaricare i condensatori. Possiamo vedere il filamento che si accende per un attimo e poi il condensatore si scarica velocemente. È un buon metodo per scaricare tutti i condensatori. E poi, prima di mettere mano al circuito, con un multimetro dobbiamo misurare se effettivamente non ci sia più tensione, perché nelle apparecchiature elettriche i componenti più pericolosi sono i condensatori, specialmente quelli elettrolitici, ma anche quelli in poliester, quelli nello scatolino tipo questi un po' più grossi, possono immagazzinare abbastanza energia per prendere una scossa. Ad esempio condensatori da 0,22 microfarad, 0,33 microfarad, quando sono carichi ci possono dare una violenta scossa. Siamo giunti al termine del video, scrivimi qui sotto nei commenti se hai domande a proposito dei condensatori, se vuoi approfondire qualcosa magari nel prossimo video lo mettiamo dentro. Nel prossimo video vedremo gli induttori. L'induttore ha la funzione opposta al condensatore, già ti inizio a accennare a questo, è più facile da capire rispetto al condensatore. Per questo è tutto, spero che il video ti sia stato utile e noi ci sentiamo e vediamo al prossimo video. Ciao!